Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bene? Ai tarocchi interattivi di oggi voglio chiedere di parlarmi di te, quindi lascio parlare liberamente le carte, quello che vorranno dirti, ma facciamo anche una previsione. Come per il precedente video, tra pochi secondi dovrai proprio toccare con il dito indice il mazzo che ti chiama, perché rende questa lettura di tarocchi ancora più interattiva. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda che vuoi tu per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Utilizziamo 3 mazzi. Per la variante numero 1 abbiamo l'elefantino che rappresenta la forza, ma anche la prosperità. Variante numero 2 con l'infinito che simboleggia l'eternità. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con il regalo che rappresenta le sorprese. Focalizzati bene su uno dei 3 mazzi o sugli oggetti, come preferisci. Da adesso, per alcuni secondi, tocca con il dito indice il mazzo che ti chiama. Mi raccomando, scegli distinto e subito dopo la sigla mi vedi perché si parla di te. Cuoricini, cuoricine, abracadabra! Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bene? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Elefantino, suerte per te. Intanto che mi preparo, tu pronuncia sottovoce sono e dici il tuo nome. Poi, cosa devo sapere? Faccio un esempio. Sono Nadia. Cosa devo sapere? E io mi connetto con la tua energia. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda che vuoi tu, per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Ma adesso vediamo chi sei tu. Elefantino. Mi connetto con la tua energia. Chi è l'elefantino? Mazzo centrale. Energia neutra. Ci sono persone molto significative per te che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera M, E, D, O e lettera C. Oppure potresti essere tu. Vedo che in questo momento stai desiderando o lavorando molto per una stabilità economica. Oppure vuoi cambiare lavoro o fai un corso di qualche tipo per iniziare magari un nuovo lavoro o comunque qualsiasi cosa che riguarda un miglioramento dell'aspetto economico. I tuoi numeri spirituali sono il 63 e il 126. Vai a cercare questi 2 numeri su Google in numerologia 63 e numerologia 126 perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti parlano di riconoscenza. Penso che in questo momento nella tua vita ci sia una situazione dove è necessario proprio questo, essere riconoscenti di qualcosa. Numeri 63 e 126. Vai a cercare. Adesso vediamo chi sei tu, elefantino. Ci sono segni d'aria e segni di fuoco molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario, o di un segno di fuoco, ariete, leone, sagittario, ma a prescindere dai segni ti vedo in questa energia. Tu sei in un momento dove stai tirando un po' le somme di tutto quello che potrebbero essere stati questi ultimi anni. O magari anche questo ultimo periodo. E ho la sensazione che il cuore ti dica una cosa, ma la mente è un'altra. Potresti avere visto ripetere anche per più volte una situazione, proprio così, tale e quale, incluso il comportamento di una persona, uomo o donna che sia, che ha lasciato un po' a desiderare.
E quindi il cuore ti dice: ho sofferto e sto soffrendo ancora e non voglio più che si ripeta, mentre la mente invece continua a cercare delle soluzioni a questa cosa, quando invece l'unica soluzione, quella giusta, sarebbe ascoltare il tuo cuore e fare in modo che questa cosa non si ripeta più. Non ti sto dicendo che devi chiudere definitivamente con qualcosa o se è una relazione con qualcuno, no, non devi chiudere. Le carte dicono che puoi continuare, ma devi essere tu ad impedire che all'interno di qualcosa che stai vivendo o una relazione che sia, certe situazioni non si ripetano più. Perché è come se continuassero a ripetersi, eh? Guarda, ti dicono che tu sei una persona molto intuitiva. È come se tu fossi portato o portata a sviluppare ancora di più questo intuito o dono che hai, perché è come se tu avessi un proposito o una missione in questa vita che per svariati motivi non sei ancora riuscito o riuscita a capire completamente. Guarda. E questa sensazione che hai dove senti che può esserci di più per te e chi ti circonda è reale ed è una tua responsabilità da adesso in poi dedicarti a questo. Sai, dicono che la libertà comporta delle responsabilità e magari la paura è proprio quella, la responsabilità. Vediamo cosa mi dicono ancora per te. Vedo che riuscirai a connetterti molto di più con quello che davvero sente il tuo cuore. È come se in questo momento tu sentissi di non essere nel posto giusto, ma stai facendo molti preparativi in previsione di questo cambiamento, eh? E le carte dicono che il momento migliore per farlo sarà la primavera o l'autunno. O in questi mesi, che ti ho detto, succederanno delle cose importanti che ti avvicineranno sempre di più a un traguardo. Lo vedo, eh? Nulla avviene per caso. E se adesso sei qui che mi vedi e ti risuona quello che le carte hanno detto, ti dico ancora che avrai modo di ricrederti su qualcosa che hai lasciato indietro e che magari adesso hai intenzione di lasciare indietro, in questo momento. Perché vedendo queste carte è come se stessi vedendo te prossimamente in un posto molto più grande rispetto a quello dove sei adesso e c'è anche molto movimento, tanto passaggio, può essere di persone, macchine, comunque molto movimento, un posto trafficato che a sensazione potrebbe essere un centro città o una grande città. E proprio quando sarai in questa situazione che ti ho descritto, avrai modo di ricrederti su qualcosa che pensavi di aver perso, oppure volevi lasciare indietro, o addirittura non hai avuto abbastanza fiducia per crederci. Una cosa molto simile. Sai, dicono che abbiamo bisogno di sentire il profumo del passato per dare il giusto valore al presente. E penso che tu mi abbia capita.
Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, elefantino, e adesso ti chiedo di pensare a una domanda, perché voglio darti una risposta secca, un sì o no, con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda, vediamo cosa ti rispondono per l'elefantino. Pensa alla domanda per l'elefantino. La temperanza, gli innamorati e l'imperatore. Qui la risposta è un sì. Le carte ti stanno dicendo che questa situazione va già avanti da un po' di tempo. È possibile che tu abbia a riguardo dovuto fare una scelta, ma la risposta è un sì. Temperanza, innamorati, imperatore. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti per l'elefantino. Vediamo. Per l'elefantino. Ci sono delle cose lì intorno a te, intorno a te, in particolare una che non è al suo posto, non è al suo posto. Dovresti dare la giusta importanza a questa cosa. Dovresti dare la giusta importanza a questa cosa. Vedo che c'è un'immagine sopra. Rappresenta qualcosa. Rappresenta qualcosa. Hai un ricordo legato a questo oggetto. Non dimenticarlo. Ci sono delle cose lì intorno a te, in particolare una che non è al suo posto. Dovresti dare la giusta importanza a questa cosa. Vedo che c'è un'immagine sopra, rappresenta qualcosa. Hai un ricordo legato a questo oggetto. Non dimenticarlo. Questo era il messaggio per te, elefantino. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Infinito, suerte per te. Intanto che mi preparo, tu pronuncia sottovoce sono e dici il tuo nome, poi cosa devo sapere? Faccio un esempio. Sono Nadia, cosa devo sapere? E io mi connetto con la tua energia. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda che vuoi tu, per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica, ma adesso vediamo chi sei tu. Infinito. Mi connetto con la tua energia.
Vediamo chi è l'infinito. Mazzo centrale, energia neutra. Ci sono persone molto significative per te che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera Z, P, S, B, N oppure lettera U. Oppure potresti essere tu. Vedo che in questi ultimi giorni hai avuto una conferma di alcune tue sensazioni che avevi già da diverso tempo. È come se l'universo ti avesse messo o messa di fronte a qualcosa che tu ti aspettavi già e si sono avverate delle tue premonizioni qui. I tuoi numeri spirituali sono il 30 e il 47. Vai a cercare questi due numeri su Google in numerologia 30 e numerologia 47 perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti parlano di costruire ponti, forza ed espansione. Penso che tu sia in un periodo particolare della tua vita dove è necessario proprio questo, avere forza ed espandersi. Forza, espansione, numeri 30 e 47. Vai a cercare. Adesso vediamo chi sei tu. Ci sono segni d'acqua e segni d'aria molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, o di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, ma a prescindere dai segni ti vedo in questa energia. In questo momento ti vedo innamorato o innamorata. Hai già vicino o hai conosciuto un uomo o una donna che ti piace molto, ma penso che tu possa averlo già vicino qui, Diciamo che potrebbe essere proprio il tuo ideale. Fra i due però vedo che nella relazione sei tu ad essere più maturo o matura, Può essere in quello che fai o come ti approcci. Ci vedo più maturità rispetto a lui o lei. Questa persona ha dei sentimenti, sì, ho un re di coppe qui, ma vedo che ha anche tante altre cose per la testa. Mi spiego meglio. Ti stai relazionando con un uomo o una donna che ti vuole bene, ma in questo momento vuole realizzare se stesso, se stessa, anche in altre cose. Magari l'apparenza o il lavoro potrebbe essere anche un po' materialista, Sempre questa persona di cui ti ho parlato prima, se non ce l'ha ancora, vorrebbe avere una casa di proprietà e magari anche un lavoro indipendente. Dovrebbe averti parlato di una possibile attività sua. Niente da dire perché, per carità, è un gran lavoratore, ma anche un po' egoista, lo vedo, Sento che a volte potresti avere la sensazione di non essere completamente la sua priorità, perché questa persona ha tante altre cose per la testa. Mogol diceva, il filo che lega due persone deve essere molto elastico, per non rompersi.
E qui penso che sia anche un po' così. Ci sono sentimenti, sì, guarda, ma diciamo che bisogna anche sopportare certe cose. Comunque, a prescindere da questo, le carte dicono che siete fatti l'uno per l'altra e ci vedo una bella passione qui. Guarda, dicono che tu sei destinato o destinata a fare un cambiamento importante che riguarda il posto dove vivi adesso, la casa dove sei adesso. Penso che non sarà quella definitiva. Non ti sto dicendo subito, ma nel tempo. Dovrai considerare sicuramente un cambio di casa e sarai con qualcuno. Per molti può essere la persona che ho visto prima e per altri qualcuno che devi ancora conoscere. Questa nuova casa che vedo è in periferia, ma in mezzo anche ad altre case. Non sarà un posto isolato e vedo che tu e questa persona siete anche molto amanti della natura, della tranquillità, ma non solo. Probabilmente anche degli animali o cani, gatti, o magari li avete già adesso o tu li hai adesso. Penso che in passato ci sia stato qualcuno della tua famiglia che era agricoltore, magari i nonni. Ci vedo proprio tanta natura qui per te. Ma ripeto, questa cosa del trasferimento non succederà subito, ma nei prossimi anni. Perché sentirai o sentirete insieme con questa persona che ti ho detto prima di voler realizzare questo sogno. E ci riuscirete anche. È una questione di destino. E vedo che questo sarà il posto dove sceglierai di vivere per sempre. In questo momento ti vedo fare anche un lavoro a contatto col pubblico, con più persone, ma ultimamente è come se facessi un po' fatica a sopportare questo orario di lavoro, Sì, ti vedo stanco, stanca. Anche perché ti fanno fare degli orari strani che cambiano spesso, o magari durante un orario normale devi riuscire a gestire più cose e questo ti risulta molto stressante, soprattutto ultimamente. E le carte consigliano per quanto possibile di seguire anche un po' i tuoi ritmi, perché anche se sul posto di lavoro c'è una persona che ti mette un po' in soggezione qui, per alcuni può essere un uomo, per altri una donna. Le carte dicono che comunque sa di potersi fidare di te e penso che nel tempo voglia darti ancora più fiducia, preferendo te rispetto ad altre persone. Però vedo che quello che stai facendo adesso non è il lavoro per il quale tu hai studiato, o che avresti voluto fare. Se invece il lavoro che fai riguarda i tuoi studi e ti piace anche, da quello che vedo, non ti stanno valorizzando abbastanza.
non ti stanno valorizzando abbastanza. Pare che nel tuo lavoro qualcosa possa migliorare, ma non del tutto. Dall'estate in poi vedo che sarà più sopportabile, sì. Dicono che l'unico modo per fare un buon lavoro è amare quello che si fa. E se non è così, bisogna continuare a cercare. Vedo che c'è una cosa che tu ami fare, ma forse per il momento non è quella che stai facendo. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, infinito. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda perché voglio darti una risposta secca, sì o no, con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda, vediamo cosa ti rispondono. Per l'infinito. Per l'infinito. Ruota, eremita e appeso. Ci sono sicuramente dei tempi di attesa, è necessario in un certo senso rivalutare anche un po' questa situazione e guardarla anche da un'altra prospettiva, però la risposta è un sì, ruota, eremita e appeso. E abbiamo una papessa, ti confermo il sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Per l'infinito, vediamo. Per l'infinito. Vediamo cosa riesco a dirti. Tra un po' hai deciso di fare una cosa alla quale pensi tutte le sere e al mattino quando ti svegli. Quando ti svegli. È una cosa che farai proprio tu. Proprio tu. Una cosa per te. Ti vedo convinto o convinta, ma non del tutto. Non del tutto. Da lì in poi non potrai più cambiare idea. Non potrai più cambiare idea. Ad ogni modo, vedo che andrà bene. Tra un po' hai deciso di fare una cosa alla quale pensi tutte le sere e al mattino quando ti svegli. È una cosa che farai proprio tu, per te. Ti vedo convinto o convinta, ma non del tutto. Da lì in poi non potrai più cambiare idea. Ad ogni modo, vedo che andrà bene. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, infinito.
Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Regalo, suerte per te. Intanto che mi preparo, tu pronuncia sottovoce sono e dici il tuo nome. Poi, cosa devo sapere? Faccio un esempio. Sono Nadia. Cosa devo sapere? E io mi connetto con la tua energia. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda che vuoi tu, per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Ma adesso vediamo chi sei tu. Regalo, mi connetto con la tua energia. Per il regalo, vediamo. Mazzo centrale, energia neutra. Ci sono persone molto significative per te che hanno il nome o cognome che inizia con la lettera G, I, P, L, V, A, T e lettera F. Oppure potresti essere tu. Vedo che in questo momento hai avuto una buona idea per qualcosa che vuoi fare, ma ci stai girando un po' troppo intorno. O stai rimandando o devi ancora convincertene. Cogli l'attimo perché il tempo è prezioso. Questa carta ti dice proprio questo. Cogli l'attimo. I tuoi numeri spirituali sono il 36 e il 94. Vai a cercare questi due numeri su Google in numerologia 36 e numerologia 94 perché c'è un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti dicono senza paura. Guarda, assomiglia anche un po' a quello che abbiamo visto prima. Cogli l'attimo senza paura. 36 e 94. Vai a cercare. Adesso vediamo chi sei tu. Ci sono segni di terra e segni di fuoco molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma a prescindere dai segni ti vedo in questa energia. Con questa torre e questo 5 di bastoni è successo qualcosa. Sicuramente non te lo aspettavi o ti è capitato senza volerlo. Diciamo che non era proprio tua intenzione. E vedo che questa cosa ti sta destabilizzando abbastanza. Potresti anche far fatica a dormire, magari hai dei risvegli improvvisi alle 3 di notte o alle 5 del mattino. E ti dico che questa è una reazione a qualcosa che è successo che riguarda proprio te in prima persona, o magari come conseguenza di alcune scelte fatte da altre persone, magari anche solo una, ma molto familiare a te. Vediamo cosa mi dicono ancora. Vedo però che stai anche ricevendo dei segnali che ti dicono di star tranquillo o tranquilla, ma per come ti senti adesso potresti anche far fatica a credere a questi segnali, eh? La stella e il giudizio. Con questo imperatore le carte ti dicono che puoi anche rilassarti un attimo, fare un bel respiro, perché tra un po' una comunicazione che riceverai o che sentirai ti farà capire che hai fatto diventare questa cosa più grossa di quello che in realtà è e che nonostante tutto
con il senno di poi potrebbe anche avere i suoi vantaggi, Dicono che preoccuparsi è dannoso come aver paura, perché fa diventare le cose ancora più difficili. Vediamo, Guarda, con questo mondo le carte ti parlano di una giusta ricompensa su qualcosa per il quale ti sei preoccupato o preoccupata in maniera esagerata. Però voglio dirti anche un'altra cosa. Hai qualcuno vicino a te che ti vuole molto bene o che ti sta dando anche delle dimostrazioni importanti, non a parole, ma con i fatti. E qualche volta tu potresti essere portato a dubitare di quello che dice o quello che fa. Magari è un compagno, una compagna, un familiare. Sicuramente è qualcuno che frequenta la tua casa o tu frequenti la sua. E questo è per dirti che c'è solo una cosa che ti sta nascondendo o te la sta presentando come vuole lui o lei, ma da quello che vedo nelle carte, secondo me, non te la dice proprio. Te lo dico io, si tratta di qualcosa di cui in passato avevate già parlato e in quella circostanza era venuta fuori già una discussione, ma adesso diciamo che le cose non sono cambiate del tutto, però sono sicuramente migliorate, perché discutere a qualcosa è sicuramente servito, penso che tu sappia anche di cosa sto parlando, e ti dico questo, magari tra un po' puoi provare velatamente a tornare su questo argomento per vedere la reazione. Se è tranquillo o tranquilla, significa che è già stato tutto archiviato e va bene. Diversamente è possibile che non sia ancora del tutto così, ma ci si sta arrivando. Comunque, nascondendolo, Se Confucio diceva niente è più visibile di ciò che è nascosto, un motivo ci sarà. Quindi, occhio alle reazioni. Con un imperatore ti dico ancora che se da una parte puoi sentirti un po' stanco o stufo di una situazione, 9 di spade, imperatore, dall'altra quella buona idea che hai avuto e di cui ti ho parlato anche all'inizio, questa, appena ti deciderai a metterla in pratica, ti darà delle soddisfazioni abbastanza nell'immediato. Ho un imperatore qui, 6 di denari. Sarà una cosa graduale, ma fin da subito avrai già dei piccoli riscontri che poi man mano aumenteranno e poi con quello che ho visto fino adesso, dall'insieme di tutte queste carte, ma anche un po' a sensazione, tanto che a questo punto mi sembra quasi di conoscerti, sento di doverti ancora dire questo. Con i vorrei non si è mai fatto niente. Con i proverò si sono fatte grandissime cose. Invece, con i voglio si sono fatti i miracoli e penso che tu mi abbia capita. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, regalo. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda perché voglio darti una risposta secca, un sì o no, con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda. Vediamo cosa ti rispondono per il regalo. Pensa alla domanda. Il mago, la ruota
e la torre. Qui la risposta è un no. Le carte ti stanno dicendo che c'è una situazione rispetto a questa domanda che hai fatto che stai sicuramente alimentando e che sotto certi aspetti potrebbe trattarsi anche un po' di manipolazione, perché ho questa carta del mago, mago ruota, e forse proprio questo atteggiamento è controproducente. Bisognerebbe lasciare andare le cose senza interferire troppo, perché qui la risposta è un no. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti per il regalo. Vediamo. Per il regalo. Per il regalo. C'è qualcuno che frequenta la tua casa ed è una persona che si lamenta spesso. Si lamenta spesso. O quando succede qualcosa va in agitazione subito. Agitazione subito. Prossimamente ti racconterà delle cose che non sono completamente vere, non sono completamente vere, dicendoti: sto facendo molte cose. Sto facendo molte cose. O inizierò una cosa nuova. Non crederci. C'è qualcuno che frequenta la tua casa ed è una persona che si lamenta spesso. O quando succede qualcosa va in agitazione subito. Prossimamente ti racconterà delle cose che non sono completamente vere, dicendoti: sto facendo molte cose o inizierò una cosa nuova. Non crederci. Messaggio particolare. E questo è quello che mi hanno detto per te, regalo. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento e come al solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!